Filmic Pro arriva alla 7.5 e introduce una novità veramente importante. Il remote control smette di funzionare, l'applicazione per la 7.5, e viene integrato nell'applicazione. Prima di andare avanti vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Andiamo a capire di cosa si tratta. Eravamo abituati a utilizzare l'applicazione Remote Control, vi ricordate quella schifezza di applicazione che funzionava malissimo? Ora è diventata solamente per Filmic Pro Legacy, per capirci la versione 6.0, quindi la 6.0 va a coppietta con Remote Legacy, quindi ok, e di qua non si scappa, quindi la 7.5 non si può utilizzare. Questo vale sia per Android e che per iOS, infatti vedete l'iconetta ha cambiato proprio il nome. Ma c'è una novità all'interno di Filmic Pro 7.5 sia per Android che per iOS, perché sono adesso le versioni vengono ovviamente fatte, diciamo sono sincronizzate meno male. Abbiamo la possibilità di usare il remote control stesso nell'applicazione, cioè un'applicazione su un ipotetico iPhone o Android installata Filmic Pro e l'applicazione stessa installata su un altro dispositivo, tablet o smartphone, che controlla l'altro dispositivo. Ma siccome le parole sono diciamo troppe e le immagini parlano da sole, andiamo a vedere di cosa si tratta. A questo punto non ci resta che andare a lanciare Filmic Pro sul nostro iPad, sul vostro, mio, nostro, e vedere cosa è cambiato. Vedete l'iconetta che eravamo abituati a vedere per la sincronizzazione, diciamo per il controllo remoto, cambia il suo interno, quindi diventano due opzioni. La prima opzione riguarda il controllo stesso remoto, la seconda riguarda il dispositivo che verrà controllato, cioè le impostazioni, ok, del dispositivo che verrà controllato. Quindi cliccando su questa, diciamo su questa dicitura, su questa iconetta, abbiamo qua dentro tutte le nostre risorse, cioè le nostre sorgenti, ok? Qui invece abbiamo le impostazioni del controllo remoto, ok? Ecco una cosa che non capivo ma poi l'ho capita, diciamo il controllo remoto riguarda questo, ok? L'iPad, diciamo io lo chiamo, adesso lo dico come sto usando, no? L'iPad mi farà da controllo, cioè controllerà il mio iPhone 13, perfetto. Invece qui la dicitura è telecamera satellitare, sarà l'iPhone. La selezione è bianca, ok? Quando selezioniamo qualcosa diventa bianco, ok? Quindi non è la parte più scura, blu o grigio che sia, è la parte bianca, d'accordo? D'accordo. Quindi qui non possiamo selezionare nulla, lo seleziono da solo, quindi sappiamo che adesso questo controllerà il mio iPhone 13. Sotto abbiamo invece due parametri molto fondamentali. La prima è, questo riguarda il flusso dei dati. La lineare vuol dire che sarà la qualità molto minore, ma però la velocità, diciamo, di trasmissione sarà molto più veloce. E vi assicuro che in anteprima è molto più veloce della versione vecchia di remote control, e anche in Bluetooth funziona, che non ve l'ho detto. Ok, invece se vado qui ovviamente aumento la qualità, però abbasso ovviamente il rating dei dati, cioè i dati diventano molto più lenti, ok? Quindi abbiamo molto più latenza. Qui invece riguarda l'aspetto del mio dispositivo che verrà raffigurato qui nel mio iPad. Scusate se faccio il maestro, ma certe volte non mi capisco neanche io, quindi faccio così, puntualizzo. Allora, qui vuol dire riguarda la rotazione del nostro dispositivo. La prima, indipendente, vuol dire che se io ruoto il mio dispositivo, ok, l'iPhone 13, l'applicazione sull'iPad non ruoterà solo quello che vedo. Qui invece se ne strafrega di quello che succede sull'iPhone, quindi ruota l'iPhone e l'applicazione resta sempre uguale e quindi i video verticali non verranno visitati in verticale. Qui invece ruota tutto, se ruoto il mio smartphone ruota anche questa applicazione, quindi detto questo, poi lo provate, quindi non è un problema. Usciamo fuori da qui e ovviamente ci catapultiamo ora
sull'iPhone 13 per vedere in effetti, no, tutti questi cambiamenti, queste cose, come si utilizzano e soprattutto la velocità di trasmissione dei dati. Bene, non ci resta che andare a collegare adesso i due dispositivi. Come ho detto, l'iPad farà da controllo all'XS, che col mio iPad controllerò l'XS. Prima di tutto rechiamoci un attimo sull'XS e andiamo a fare questa prova, questa cosa qua. Andiamo nella iconetta del wifi, ok, aspetta che sposto un po' perché la penna non prende. Allora, ok, andiamo qui. Vedete, io adesso ho impostato, ok, come controllo, ok, il mio iPhone controllo completo, quindi vuol dire che il mio iPad controllerà il mio iPhone completamente, quindi poi vedremo anche la parte del monitor. Andiamo a mettere i due schermi a fianco, se ce la facciamo. Da una parte vedete qua c'è il mio iPad, ovviamente, dall'altra parte c'è il mio XS. Ciao ciao. Andiamo nella dicitura qua sempre in fondo della wifi, non so perché la penna una volta prende una volta non prende, ma chi se ne frega. Allora andiamo qui, ok, che cavolo, ok, no, ecco, a scoppio ritardato lo è, e andiamo in connetti, e a questo punto ci connettiamo col nostro XS. Vedete, eccolo lì, spiritoso oggi perché sono contento, perché fa caldo e sto per morire, quindi dal caldo, quindi no ragazzi, non vi preoccupate. Quindi vedete che a questo punto io posso fare tutto quello che voglio, ok? Posso ovviamente controllare il bilanciamento del bianco, posso controllare i parametri del mio smartphone, se ovviamente si clicca, se cliccasse. Vedete che il mio XS invece è in modalità controllo, quindi tutto a posto. Posso controllare anche il volume, perché no? Ok, scoppio ritardato, clicco una volta, ok, anche il volume. Vado in modalità di registrazione per farvi vedere una cosa. Se vado di nuovo nella iconetta del wifi e clicco sul secondo occhio, spariscono tutti i comandi. Perché? È una sicurezza, così nessuno può metterci le ditina e schiacciare stop, oppure che ne so, facciamoci uno scherzo, cambiamoci il bilanciamento del bianco, per dire. Per tornare nella modalità controllo riclicco ovviamente sulla dicitura della wifi e vado sulla prima icona, ok, e qua ci siamo tutti quanti, tutti quanti ci siamo, quindi va bene così. Vado invece a sconnettere il mio telefono cliccando sulla dicitura sotto XS, c'è scritto disconnetti, e lo andiamo a disconnettere, ok. Vi faccio vedere un'altra cosa prima di andare in modalità diciamo di anteprima. Se vado qui, vedete la dicitura c'è ovviamente sul mio iPad, ma se vado qua, vedete, clicco qua, vedete che dall'altra parte del mio iPad sparisce la dicitura di connessione perché mi sono proprio sconnesso. Adesso se vado a ricliccare si riconnette e tutto funziona. Ora spostiamoci su, ok, su controllo solamente anteprima monitor, usciamo e andiamo a riconnetterci. Purtroppo adesso vedete il mio iPhone XS al pieno controllo e invece di qua no, si sconnette dopo un po', non so se è la wifi mia, se sono troppo connesso, perché ho anche Switcher Studio che sta ovviamente utilizzando la wifi, ma si sconnette tra un po', non si sconnette più, allora vuol dire che ho preso un abbaglio. Se non si sconnette più come sembrerebbe adesso, vado su questa praticamente iconette, vado su disconnetti e si disconnette ovviamente l'anteprima, ok. Per tornare in modalità controllo non faccio altro che andare di nuovo qua dentro, andare qui e rimettere a posto la candela. Quindi a questo punto vado di nuovo qua e il mio XS viene nuovamente controllato dal mio dispositivo, che in questione è il mio iPad. Quindi ragazzi, questo pezzettino di video l'ho fatto 7 volte, una volta faceva caldo, una volta faceva freddo, una volta pioveva, una volta si sconnetteva l'audio, quindi ragazzi, chissà, non lo so, ho registrato adesso, sì, ho registrato, quindi sapete non sta mai. Va bene, andiamo alle conclusioni. Dunque ragazzi, concludendo, ho fatto un po' di fatica perché sono in remoto, quindi con il mobile, quindi Switcher Studio, sapete che ovviamente non ama il mobile, ama la wifi, la fibra, e quindi un po' di fatica l'ho fatta, ma ho portato il contenuto perché vi voglio bene, anche se fa caldo, perché un aggiornamento secondo me importante, può essere utile sicuramente in studio ma anche all'aperto, visto che funziona anche col Bluetooth.
Vedremo poi in un altro video il Legacy, come si comporta, quello che ovviamente è stato dedicato solamente alla versione 6, aveva sempre latenza, quindi lo sappiamo come funzionava male, però vedremo. Ho già detto che funziona sia per iOS che per Android, quindi non c'è nessun problema. Detto questo, vi invito a condividere ovviamente questo video con i vostri amici, mi fate crescere, e se volete iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro di quest'estate. Come ho detto, cercherò di portare almeno un contenuto a settimana, visto che fa tanto caldo. Con questo da Sori è tutto, un abbraccio da Gennaro. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!